Ci siamo, dovremmo essere online anche col volume adesso. Facciamo partire l'app e controlliamo la dashboard. Andiamo, mute nella chat. Iniziamo. Ok, ci siamo, perfetto. Siamo online, ok. Dovremmo essere. Continuiamo con la nostra breve riassunto. Con queste mod si ha la possibilità di fare un gameplay diverso con finali diversi, insomma. Infatti ho iniziato, ho ripulito Sanctuary, ho ripulito il Red Rocket Café, li ho ripuliti off camera. Appena arrivato a Concord ho trovato una bambina, Stella, che mi ha chiesto di aiutare suo fratello. Era chiaramente una trappola, però insomma mi ha mandato al fallo di Concord, introdotto dalla mod. Sono entrato, sono stato schiavizzato, tutto, sono riuscito a uscire, a parlare con i rider e tutto. Poi ok, cioè, sono arrivato a un punto, c'era una battaglia, sono morto. Ripartiamo perché c'è una chicca che non dirò qua. Vediamo bene, l'inventario dovrei avere, il coltello dei discepoli sì, l'ho preso, però a me, visto quello che devo fare, farebbe molto molto comodo avere una cosa, come si chiama, armi migliori, però queste le devo tenere. Che c'è qua? No. Aspetta, cosa c'è qua? Armi? Allora, vediamo. Una volta per belle, fermentazione, munizioni. Questo qua no, questo neanche, non mi interessano. Poi andiamo, controlliamo. Che mi hanno veramente fregato, non avevo le moto, pronte, mi hanno mangiato. Vabbè, comunque, mo si va. No, qua si va giù, io devo andare su, dov'è che si va su? E la eccoci qua. No, ragazzi, non ho consegnato, dove era che si andava su? Qua, vediamo. No, qua non c'era praticamente niente. Però questa sì, lo prendo. Fucile d'assalto, però non ho pistole, quindi allora, no, beh, ho già quello di discepoli, l'ho consegnato. No, questa ce l'ho. Traccia di metallo. Traccia di metallo non me lo posso tenere. Cario, traccia di metallo. Questo lo mettiamo giù. Ok, io devo andare a parlare ora con il tizio su. E poi salveremo perché ovviamente quanta robina qua è tutta finta. Vedere qua, poi dopo guarderemo tutti i terminali. Adesso c'è una chicca veramente, c'è veramente una chicca, ragazzi. Si prende. Allora, per un bel, questo rosso che se ne frega, che se ne frega, già che è pellegese che se ne frega. Victory, come vedete, cosa dei DLC, quindi. Stella, quella che mi ha mandato dentro, guardala qua, vedettona. C'è l'occhiata qua, e questo qua ho già trovato due Wargames, due Pederon.
Ciao. Gotta admit, I'm impressed. Stella here tells me this was all her little ruse. No hard feelings, huh? Ok. Surrender now perché io non posso raccomandare. Super Mooper, ciao! Gioco un po' la cosa perché è online anche mio figlio. Ciao Scooper. Qua sto facendo una run con varie mod. Vediamo bene, no? È così che trattate tutti? Don't get all mushy on me. I hardly broke a sweat kicking their asses. And a sense of humor, too. I like it. Sorry for any misunderstanding. We're a shoot first, ask questions later kind of place. Sì. Never can be too careful with looters breaking and entering these days. Don't misunderstand. We're not criticizing you. Those were fair kills. Mi dicono You anche didn't bravo, know ho who we ucciso were, bene. and we didn't know you from a random looter. Thankfully, Stella fessed up. Hey, I was just trying to have a little fun. How was I supposed to know they weren't a common criminal? Yeah, we're all friends now. Let's skip to the part where you help me. That's rather presumptuous. After taking out 2 of our crew, I wasn't under the impression we owed you anything. Well, that all depends. What kind of help are you looking for? Hold on, I have some questions first. All right, Un po' humor di me. domande. What do you want to know? Ok. Che cosa mi puoi dire su Stella? Sono... Allora, un attimo che spiego, no? Sono varie mod. Ho installato Fusion City Rising, Walker of the Commonwealth, che aggiungono gameplay di vario tipo. Poi ho installato Outcast and Remnants, Project Valkyrie e Depravity, che assieme rendono possibile un gameplay diverso. Io qua sono arrivato a Concord e ancora non sono andato da Preston, ho trovato Stella, mi ha chiesto di aiutare, cioè di trovare il suo fratello Murphy, che è dentro questo Fauna Store, che viene introdotto dal mod. Adesso viene il bello, perché io l'ho già fatto ieri, poi sono morto, ma adesso vedi alcune cose. Comunque ti permettono di avere proprio una linea di gameplay diversa, te la modifica totalmente rispetto al gioco vanilla, non devi andare per forza da Diamond City a liberare Valentine, uccidere Kellogg, andare al Memory Dam per fare tutta la cosa. So che cambia il tutto per arrivare, e poi cambia anche i finali. Quindi li sto provando, ma praticamente alla cieca. Sono questi 5 minuti fa che ho fatto ieri, poi sono morto, che conosco. Il resto è praticamente sconosciuto. È per me. Ora dove andiamo su Stella? Che tira fuori, era una bambina, una taccherina, vestita bene, adesso è vestita a predone. What can you tell me about the child? Stella hasn't had it easy. Her dad was never in the picture, and her mom raised her at University Point La most of mamma era her life, University Point, until the Institute torched the finché place. l'istituto I met Stella and her mom Judy after they fled to Quincy in lui li ha 1985. trovati a Quincy, Helped them build a life for themselves there. aiutati. In the Quincy Poi c'è stato il massacre. massacro di Quincy. What was the Quincy massacre? We can get into that some other time. Un Let's attimo, just say that ascolta. life's greatest dangers often come not from external enemies, but from our supposed friends who pretend to work for the common cause while scheming to sabotage it. When the Minutemen betrayed Quincy, Quando i most of the Minutemen hanno residents ended up tradito slaughtered by Quincy, the gunners, Judy gli abitanti included. sono stati uccisi dai I managed Gunners, to get anche Stella la mamma out. di Stella, We made Stella our è way andata north to Concord. con lui. And that traitor Preston traditore followed us Preston here. ci ha I'm seguiti telling fino qua. you, he was working with Clint the whole Preston time. ha And now lavorato con he's right Clinton down the tutto il street. tempo, è uno dei And you traditori, still won't dice do lei. anything about it. We've been over this, Stella. Innocent until proven guilty. Innocente fino a You want me to prova focus on contraria. keeping this place safe from the gunners? Or waste time dealing with the loudmouth fool in the silly hat? Devo dare una mano a Both. tenerlo I want pulito dai justice Gunner for what in they questo did to my posto. mom. Lei vuole giustizia. And like I explained, Presto. you'll get it if
you have patience. Garvey will get what's coming to him eventually. Un But attimo, for adesso now- ti leggo. Wait, hold up. You hear that? Ecco, inizia. Ok, adesso leggiamo che inizia il combattimento. Grande, un computer da gaming di fascia alta, grande, grande. La bambina è, cioè, ovviamente sono mod amatoriali, non hanno come si dice, un doppiaggio professionale, è fatto da fan anche il doppiaggio, quindi non è praticamente a livello del gioco vanilla, insomma, però sono mod molto interessanti. Le mod ce ne sono di tantissimi tipi che facilitano il gioco, tutto, che danno armi, power, però a me quelle non piacciono, a me piacciono le mod che introducono il cioè, gameplay in più. Ad esempio, la prima che ho installato qua fu il City Rising ed è la taglia di un DLC, nel senso che introduce un luogo e una ventina di ore di gioco in cui ci vai come vai a fararlo. Hookers of the Commonwealth è la mod companion di City Rising, introduce vari tipi di gameplay, più collega varie linee della metropolitana assieme. Poi c'è Outcast and Remnants, in cui introduce un gruppo della confraternita d'acciaio, diciamo separato e antagonista alla confraternita di acciaio che trovi sul Pridwen. Con Project Valkyrie puoi entrare nell'istituto in maniera diversa. Questo ti fa fare una linea di gioco totalmente diversa. Tutti introducono nuovi companion. Questo è Depravity, cioè Depravity introduce lo schiavismo come era in Fallout 3. No, assieme sono più di 60 ore di gioco assieme, tutti assieme. Cioè, tutti questi assieme sono proprio consigliati tutti assieme, introducono una sessantina di ore di gioco in più rispetto a quello normale, una ventina di companion, cioè proprio. Ok, allora andiamo avanti, qua sono morto la volta scorsa, facciamo così che salvo. Allora salva. Con tutte queste mod qua comunque conviene non usare il salvataggio veloce, ma quello normale, e quello veloce 9 volte su 10 ti rovina il gioco. Prendi questo! Un salvataggio diverso. Che liberazione! Ok, Meriti la morte! It's this. più grosse la fanno Il tuo ultimo errore! se non sbaglio. Speriamo che ci sia una taglia su di te! Sono i gatti che vanno attaccati. Sono arrivato a un punto in cui mi sono trovato davanti due con i zombie con il laser e non c'erano niente, quindi qui sono presenti comunque, no? Uccideteli tutti! Ora ci prendiamo laser, questo ce lo prendiamo, c'è la diffusione, chiasco dell'esercito sporco, ce lo prendiamo e ce lo mettiamo subito, chiasco dell'esercito sporco. Poi laser, vediamo, armi. Non è che ti differenza forse la ragione normale. Sì, quelli rapidi vengono schematicamente sovrascritti, nel senso che poi invece danno cioè ogni volta che tu fai un salvataggio rapido sovrascrivi sempre lo stesso slot, mentre quelli normali sono certi. Ce ne ho, posso vediamo. Allora, steampack, tappo, torace in cuoio, io invece ho, uso vestiario, torace in metallo, 12,5, torace in cuoio, 3,10 mi conviene questo, non mi conviene ora perché come
si dice, i toraci loro hanno armi a energia, quindi avversario, toraci in cuoio. Questo lo mettiamo giù. Vediamo che cos'ha Molotov. C'è la diffusione, impact. Finché posso faccio looting da loro. Suppose we're done here then. Morti. I'm used to a little pain. Allora, Molotov c'è la diffusione. Steampack, torace in cuoio. Ci sono altri da lootare. Facciamo. Diamoci dentro! Allora, pomocini di scoiattolo, Molotov, fusione, rami istantaneo, tappo. Facciamo fare loro finché possono, non si scende. Voglio la sua testa! Beats working 9 to 5. Allora, vediamo, c'è la diffusione. Molotov, torace in cuoio, c'è se ne frega. Tappo, laser, no. C'è la diffusione, torace in cuoio, se ne frega. R, vediamo, c'è la diffusione, le sigarette, poi vediamo questo, c'è la diffusione, tappo, ok. Notare qua. Oh, ok. Ciao, alla prossima. No. Ok, vediamo, tormentare, se ne frega. Ok, ci siamo. Perfetto. Erano fatti fuori tutti? Beh, se erano fatti fuori tutti ora siamo a posto. Ecco. Allora, vediamo bene. Organizza. Va. La steampack. Perfetto, vediamo questo. C'è la fusione. Ecco, perfetto. C'è la diffusione. Impact. Vediamo. R. C'è la fusione. Non c'è il caso della ricetta sporca, torace in cuoio, guarda, no, un granché, C'è la diffusione. Steampack, leggero bollito, torace in cuoio, grande. Vediamo qua. Torace in cuoio. 310, 512. Benissimo,
attenzione, sì, cavolo. Vediamo di era qua che io avevo lavorato prima, no? Ok, abbiamo tutto, benissimo. Vediamo. Giro bollito, tratto, fuori, bollito, poi lasciato. Vai. Poi, giro. Ah, rimane ancora per un po'. Allora, secondo me come c'è al momento 2080 è overpowered, non costa troppo, non ha senso. Secondo me un 2080 2-3 anni buoni fai tutto quello che vuoi te, costa molto di meno. Cioè tu conta che io sto giocando con una 1050 perché il mio vecchio computer di lavoro, il 1050 va benissimo, insomma non ci sono più di tanto giochi adesso praticamente che usano la 2080 a mio avviso. Poi io seguo un pratico, faccio sempre il rapporto fra prezzo, fra qualità e prezzo, insomma, ora come ora, cioè, tanto un prato non me lo fa fare, no? Perché capiente, il montito non è leggero, facciamo un bel capiente qua. Fasciato, un prato, no, mi serve almeno capiente, ci sia pesante, nessuna variante, va 7264, poi capiente, addirittura adesso facciamo capiente anche lui. La 1080 viene di più della 2080. Ah no, allora no, se te prenderei una 1080 semplice, sinistro, standard, dito, niente. C'è sempre un discorso di rapporto qualità-prezzo, secondo me una 1080 normale va benissimo ora come ora, a mio avviso, poi dopo chiaramente vedi dov'è il banco da lavoro per armi, che c'è qua. Questo è niente, è un vero questo. Allora va benissimo una 1080, non mi retta, una potenziata. Il discorso è che non devi prendere il meglio subito con il PC, tu puoi comunque prendere, se tu prendi un PC con una buona CPU abbastanza ampia, su 16 giga, capito, puoi cominciare. Se tu prendi una buona motherboard, una buona CPU, 16 giga di RAM, disco SSD, poi dopo puoi cambiare le cose, cioè se tu la prendi con una 1080, poi a un certo punto ti sta anche voglia di ray tracing, prendi una 1080 e vendila con 1080, hai compreso, è tutto modulare, quindi in poche parole tu puoi tranquillamente upgradarlo finché l'attuale generazione di hardware non diventa obsoleta, insomma. Cioè, puoi sempre metterci un processore dello stesso modello più veloce, puoi sempre, cioè, invece i due banchi di RAM da 8 giga l'uno, cioè li tiri fuori, ne metti due da 16, che da 16 giga ti passa 32 giga. Cioè, l'hard disk puoi sempre metterci uno più grande, no? È tutto upgradabile, o meglio iniziare con una cosa che ti tiene un buon frame rate, ma senza spendere in maniera esagerata, capito? Cioè, non ha quel senso. Almeno. Poi dopo chiaramente faccio ridotto.
Ecco, in quello invece inserirei un i7. L'ultima generazione vai avanti più a lungo. Vai avanti più a lungo con un i7. Quindi secondo me faresti meglio prendere un pochino più. Ah beh, ho anche il livellato. Adesso dopo vediamo. Torna, che è una lunga. Si torna a potenziare. Soprattutto perché il calcio completo serve che raggiunga una scena una standard non migliorata. Secondo me se prendi un i7 due stecche da 8 genitori poi prendi una 1080 e sei a posto per vari anni. Poi quando inizieranno ad esserci giochi che veramente sfruttano il ray tracing, allora tiri fuori, se compri la 2080 tiri fuori la 1080 e se metti la 280 e sei a posto. Cioè, è una cosa che ti dura più a lungo, non vederlo nell'ottica di una console dove praticamente con la punta e quella è 15 cerchi di prendere il massimo controllato. Questo no. Ogni singolo pezzo lo puoi cambiare. Anche gli hard disk. Conviene, vabbè, prendere il disco allo stato solido per il sistema, così, ma perché un hard disk, diciamo, grosso di quelli classici, magari i salvataggi, i salvataggi, cose simili, no? La pistola, c'è questa pistola qua, prendiamo questo torno un po' gonfiato, una lunga, c'è una miniatura comoda, lasciamo la pistola, queste a me non piacciono, però queste ho al momento. Questo andiamo a mettiamo giù le modifiche. Ok, andiamo qua, le modifiche, progetture meno standard. Ok, questo qua le mettiamo però in no, ma dovrebbero essere tutti connessi, no? Se hanno lo stesso prezzo, a questo punto prendi RTX, però io ti consiglierei di passare la scheda grafica, prendere una 1080 normale e magari quei soldi li utilizzi per prendere un processore un pelino più performante e della RAM più performante, perché bisogna stare molto attenti anche alla velocità della RAM oltre alla taglia, insomma. Poi l'alimentatore è importantissimo, magari spendi 100 euro in più per l'alimentatore, è veramente importante, molto molto. Anche perché questi cioè computer da gaming di queste fasce qua, come si dice, consumano, l'alimentatore bisogna che pompi davvero. Ok, andiamo avanti. Ora adesso io dopo aver fatto questo cosa devo fare? Ah, è vero, ti faccio vedere i mod, sono queste qua, visto che le mod che ho ora su BBE perché serve agli altri. Poi c'è Fusion City Rising Hooker of the Commonwealth, Outer Remnants, Project Valkyria e Depravity. Questi sono tutti, se le vai a cercare su Nexus Mod
E allora, avevano detto qua, dati, missioni. Allora, optional, talk to Eden. Verify the ambush are all dead and check back with Murphy. Va bene. Talk to Eden. Allora, vediamo qua come si è messo inventario. Allora, avevano detto coltello discepoli. Lasciamo questo, ok. 10 mm pistola. Poi avevamo questo Q, il fucile, la pistola Q, lo mettiamo qua. Quindi abbiamo detto che abbiamo uno, i discepoli velocissimi, 2, 3, 4, 5, perfetto. È vero, posso modificare la pistola? Non si tira esempio, pesa veramente tanto, contiene veramente tanta roba. Cosa posso modificare? Niente. Pesante, lama di coltello, bersaglio di sangue. Perfetto, sangue, no, fantastico. Poi mi avevano detto questo 10 mm, bello comprato, mettere l'unghia, lettura comoda, perfetto, ripetitore standard, questo non serve, perché non ho, e il reflex, benissimo, poi c'era questo, vediamo, bello temprato, no, l'unghia, faccio standard, ripetitore rapido, bene, va benissimo questo. Allora, questa è la pistola, parla con Eden. Jeff Garner, inaccessibile. Chi è questo? Valerius. Ehi là. Cheers. Garner, ok, perfetto. Dove mi fa andare lui? No, mi fa andare o sopra o qua, o fuori. Allora andiamo sopra prima. Andiamo sopra. Ah, sì, ci siamo già sentiti lunedì, dovrebbe iniziarlo, e lunedì, quindi e lunedì vado anch'io. Ehi là. Eden. Hey, thanks for your help. Didn't expect help from a Non me stranger. l'aspettavo. I don't know what non would have aspettavo happened niente. if you hadn't been here. Allora, what do you know about them? Looks like it was lucky day. Dance conversation. Looks like it was your lucky day. You can say that again. I guess it could have been a lot worse. Anyway, we appreciate the help. I'm happy with anything. So, questi alla fine sono dei profughi da Queens. I wasn't for a chance to say sorry we got off the wrong foot. Sorry we got off on the wrong foot. Not looking to cause any trouble. Sbagliato. You aren't afraid the gunners will retaliate? It's gonna get worse. Way worse. Gunners never Cosa mi ha back down detto that che non ho quickly. visto? They'll attack anyone they think is too weak to defend themselves. There's nothing left they're afraid of. The only way things will get better is if we stand together. Okay. Interested in traveling together? You interested in traveling together? Now there's a question I don't get every day. You know what? I'm gonna take a chance on you. Lead the way. Grande, ma è una companion questa. Perfetto, è una companion. Vedi? Hey, Straight, with deer and cooperation, told to Eden. I need to ask you something. any place you want È me to una pitch companion in? questa. Help me.
9. I wanted to ask you about something else. It's a free country. Your tools. Sedan, get side quest. Get side quest. La 1050 gira bene con giochi, sì, gira bene con giochi come Minecraft GTA 5, gira bene anche con Fallout, non è proprio così scarso, Get Anything side else need doing? There's some nasty beasties layering just up the way. The job's simple. Deal with them. Ok. The quest giver to cancel and get a new quest. Perfetto. Vediamo bene. Be something. Clean out the stash located da concept park. Mamma mia, nel concept park. Be stunting. 5 erano sulla mappa. Mamma no. Questo è impossibile da fare. Questo è impossibile da fare ora, quindi andiamo con lei e la cancelliamo. Salve. Yeah? Vede, Got a minute? Go ahead. more option. What else do you have? Did you have anything you wanted me to do? Didn't set, no. Cancel set quest. We have to cancel our plans. Sure thing. Bene. Ah, mi dà anche il coso? Va bene, allora va sì. È vero, c'è anche un livello da fare. Allora, livello 4. Ok, cominciamo a prendere fuoco. Perfetto. Ok, allora, dati. Verify the ammo share, all that, and check back with Barfi. Allora, check back with Barfi, dobbiamo resource, Valerians. No, non è di qua che si salvi, io ancora mi perdo. Questa è una playroom, ragazzi. Dove si sale di qua? Scusa. I was afraid those guys might show up. Thanks for your help. You all right? Non ho nessuna idea di... Cioè, tu mi devi una spiegazione. Dai, spiegami bene. What was that all about? It's complicated. What do you know about the Gunners? Cosa conosci dei Gunners? Sì, abbastanza interessante. Yeah, with the sword, short version, dai. Pure Gunner are just rider with better armor and weapons. Give me the short version. All right, I'll sum it up. No one's really sure where the Gunners started out, but something changed about 8 or 9 years ago. Out of nowhere, they started sporting plasma weapons, advanced combat gear, and even vertibirds. It doesn't make any sense. Where did they get all that stuff from? That's a good question. I guess I don't know. People bitch about the Institute, but look at what's really been going on. Quincy, GNN, Mass Bay Medical, Mass Fusion, 2 vaults, and all the major freeways. It's the Gunners, not the Institute, who've been gaining the most ground in the Commonwealth. How much of a threat are they? No one invests the resources to capture those strategic locations without a larger agenda. Someone's behind it. Penso bene. We're just not sure who or what. Ok, va At bene. this point, there's not much to keep the Gunners from taking Good Neighbor, Diamond City, or the towns up north. Is there a reason that you're bringing this up? You mean besides the fact that we just got ambushed here in Concord? There needs to be a group to stand up to these assholes. Someone strong, organized, and local. And I'm not talking about the Minutemen. I mean someone with real stones. Sono alternative So, meno. what did you have in mind? I'm gonna need some more in the way of details.
Ultimately, you gotta ask yourself who you want protecting things. A bunch of Muppets who can't defend what's theirs, or hardened killers who can handle themselves. I hadn't thought of it that way. Uncertainty is sometimes better than an overt threat. If you build a reputation for being a little crazy, your opponents are never sure what messing with you will cost. So, they tend to avoid finding out. Settlers can't instill that kind of fear. Whether it's against raiders, synths, mercs, super mutants, or even mole rats. They've proven time and again that they're incapable of deterring threats to their property over the long term. The Minutemen worked for a while, but they ended up self-destructing. What happened to the Minutemen? Depends who you ask. The challenge with running a militia is that volunteers inevitably have their own agendas. For a coalition to last, there needs to be a chain of command where members don't feel too constrained by your influence. But still fear you enough to follow your lead. Maintaining morale requires convincing soldiers to think less about themselves and more about the group. È vero? Involve them in a cause, a crusade against a hated enemy, and make them see their survival as tied to the success of the militia as a whole. Of course, it's easier said than done. Somewhere along the way, we lost that sense of common purpose. Infighting took over, and the militia gradually splintered into different groups. Some became raiders or joined the gunners. Others just disappeared. Quincy was the final blow, and now we're back at square one. Jesus, what a mouthful. What's the plan again? Whether it's the Gunners, the Institute, or who knows what other groups are out there, they're too powerful to take on In directly. effetti sono tutti So troppo we've got to potenti. use our weaknesses as strengths. Dobbiamo usare le If nostre your debolezze enemy come is forza. big and you're small, then by extension, you're fast and they're slow. You're hidden and they're Sei exposed. veloce e loro le So we break sono our nascoste forces into loro. independent cells who can operate elusively and autonomously, fighting only the battles we know we can win, capturing the enemy's weapons and gear along the way. And using those tools against them in the next encounter. That way, the enemy is supplying us, and we grow stronger as they grow weaker. Makes sense, I suppose. What's our next move? The Gunners are calculated and cautious. It's gonna take them a while to figure out what just happened, which provides us an opening. The critical elements in any campaign are speed and adaptability, making decisions faster than the enemy can. Striking first, before the gunners have time to assess and formulate a response, may throw them off balance. Their nearest outpost is up on the freeway, southeast of Walden Pond. That's likely where the attack came from. The freeway wasn't particularly well guarded to begin with. Probably even less so after the raid. I want you to head over there, take out their remaining guards, and steal their weapons, so we can fortify our presence here in Concord. Prove to me you can handle that task, and I'll have a larger project for you when you return. Ok, mi And sta if you dicendo di want andare bonus points, there's rumor of a raider's stash over by Corvega. We'll mark the location on your map. Ok, di trovare Corvega. Ah, signore. Qua si livella come ridere, Fermi tutti. Ecco, in pratica mi hanno detto che queste sono una milizia, simile ai Minutemen, ma ben diversa, più organizzata. E, in questo momento sono contro i Gunner. Mi hanno dato due compiti: uno andare a distruggere i gunner che ci sono vicino a Concord, quindi sull'autostrada, e poi marcare la Corvega sulla mappa. Ok, vediamo. Livello 5. 5 devo prendere fuoco. Io me le studio le varie build come andare su. Ok, diciamo che
non ho armi silenziate, però posso tirarmi fuori il blood in the prendi il coso, diciamo, va bene, andiamo. Allora, abbiamo detto qua, andiamo a fare un pochino di cose, che siamo super. Grande Stella, ciao Stella. Ciao. Now's not a good time. Scusa, Sembri diverso dalle persone qua. Cosa conosci a parte della volta? what do you know about Vault-Tec? È un bel personaggio, no? O no? Thanks. I always appreciate good advice. Anything else I should know? No, io lo voglio What's avere people's come problem? compagno The minute. questo. Lo voglio avere come compagno, che è incredibile. Lo voglio. Tu That's non lo good to vorresti know. come Where do we compagno? go from here? Interesting idea. Tell me what's your mind. Tell me what's on your mind. I'm not sure I understand what you're talking about. Could you be more specific? Lo voglio come compagno. Guardalo qua. The universe is a big place. Anything could be out there. That's a good question. I guess I don't know. Sono dei pazzi furiosi questi che hanno fatto. Do you really believe in aliens? Questa volta sono dei pazzi furiosi. Wow. Lei parla, In a world full of insane ideas, that's high on the list. Can we just change the subject? Basta. Never mind, actually. Mitico. Ma l'hai visto? Ok, allora andiamo a prenderci altre armature. Cos'è questo qua? Cioè, bacca, ma chi se ne frega che è della bacca, via. Ok, allora no, qua come si è messo scopa. Guardali qua. Dovrei spogliare questo posto e mettere tutto nel coso. Mettere tutto nel. Come si esce da qui? Come si esce, maledetto? Che non sei altro, come si esce da qui? Non ne posso più, come si esce? No, io questa cosa, questa build l'ho studiata proprio, no? Ho già provato precedentemente, ora l'ho un po' affinata. Praticamente questo deve diventare un assassino stealth che con un coltellino fa fuori tutto. Che contrasta con andare in giro con dei compagni, perché i compagni non fanno coprire. Se tu guardi, ho messo parecchio sull'intelligenza, sull'agilità. Sto iniziando a prendere furtivo 2, ninja, che già gli attacchi furtivi a distanze fino a 2 per 5 danni, attacchi furtivi mischi 4 danni, insomma. Lui deve essere un assassino stealth, in poche parole. L'ho proprio studiato tutto il sistema di progressione. Praticamente arrivo a prendere le perche appena posso in base ai livelli 5. Allora vediamo bene, no? Allora io devo andare fuori questo. Adesso riprendiamoci. Cos'è questa mamma che cisma. Allora
io voglio andare fuori, ok? Dove si esce di qua? Ok, qua adesso. No, qua. No, è vero, qua si va giù. Ecco, allora questa è la playroom che avevo detto, no? C'è tutti i banchi, addirittura questo, il banco robotico. Già il banco robotico. Cioè, pari pari. Quindi volendo e crea un nuovo automatro. Posso già farlo. Con un circuito ceramiche, un tavolo. Non l'ho fatto, no? Ma già da ora a disposizione tutto. Sono tutti linkiati, perché sono tutti linkiati, perché se vieni a vedere ora la zona che era di qua, no, a lei, no, qua vado fuori, allora di qua, ho anche tutti i banchi, cioè, workshop, stash, che questo è quello che ho capito si riprende, cioè, si rifornisce in continuazione qua, laboratorio chimico, power armor, fornello, vediamo che Jersey cosa mi dice. Crea, vediamo cosa posso cuocere. Non c'è niente. Siccome a me avere dogme non piace, preferisco Cosmo all'inizio, vediamo di fare in modo di ripulire bene Sanctuary senza, che è questo cosa preso sempre. Passalo fuori, power armor, ma usciamo di là. Questo è ancora inaccessibile perché Jamie Scott va bene, è inaccessibile, ok, usciamo fuori, vediamo che magari qua abbiamo direttamente nuovi Gandalf. Se uccido tutti i predoni fuori con Preston posso non me l'aspettavo. Jet ne ho. Psycho. Jet ne ho. Porca miseria. Che fregata, dovevo uscire.
spray ce l'abbiamo? Piedino di iguana, qua non ho potuto avere nessuna, c'è la diffusione. Ok, ne avevo fuso uno, allora c'è la diffusione e niente altro. Allora, a me serve un coso da cecchino, andiamo a prenderci. Andiamo a prenderci una cosa da cecchino. Andiamo a prendere un bel fucile da cecchino. Andiamo a prendercelo, io so dov'è, quindi è abbastanza facile a questo punto, no? So dov'è. Facile, vero? Ok. Poi c'è anche dove andare a prenderli. C'è anche dove andare a prendermi. Anche dove andare a prendermi il relativo come si chiama? Silenziatore, cartucce, denaro, munizioni. Questo lo posso anche prendere. Munizioni. Allora, vediamo bene. Io ho braccio sinistro, gamba destra, torace. Braccio sinistro, braccio destro e gamba sinistra. Perfetto. Scario. Ok. Eccoci qua. Ok, guarda qua come siamo cazzuti, eh? Ok, no. Fermi. Ah, no, vestiamo. Cos'è il braccio destro? Braccio sinistro, no? Quinto bollito. Braccio destro da preso, non chiede. Ok. Vediamo di metterci bene, no? Le armi. Allora avevamo detto questo qua. Ce lo mettiamo qua. No, questo deve andare sempre